Alla fine è andato tutto bene, sono arrivata a Zagabria. Primo giorno da turista ufficialmente a Zagabria. And you can imagine the whole figure he lost, and the whole square was named after him. He was still alive. Come la tradizione free walking tour per conoscere la città, e quindi questa è Zagabria. Oggi qua a Zagabria ho scoperto alcune leggende, alcune storie e visto piccole chicche di questa città che magari non avrei mai scoperto, tipo lo sparo del cannone, il ponte degli innamorati, eccetera eccetera. On the right side, this is the damage that is for the Tour del pomeriggio sulla guerra che c'è stata qua in Croazia, la guerra dopo lo scioglimento della Jugoslavia, molto interessante. Hanno persino fatto delle campagne con degli album, delle figurine, però sulle armi. Ci sono alcune cose che non cambiano mai, e qua a Zagabria alcune lampade sono ancora a gas e tutte le sere vengono accese da una buonanima. Ok, break dalla città, andiamo a fare una piccola camminata a Plitvica. Alright folks, welcome to a map of Plitvice Lakes. I'm your host, Joe, and I'll be showing you the map today. L'ultima cascata del nostro percorso e adesso si torna a Zagabria. Let's take a shower! Alright! Facciamo la doccia! Siamo tornati adesso dal nostro piccolo trekking, è giunto il momento di fare un po' uno snack, quindi pizza per lui e un purik per me. Questo è il mercato di Zagabria tutti i giorni, qua fino a mezzogiorno, adesso stanno già mettendo via. Trattiamoci bene con un buon pranzo di cucina locale, una specie di lasagna solo di formaggio croata, struzz qualcosa. È giunto il momento di dire addio a Zagabria, anche qua ottime persone, e adesso andiamo a Split, Spalato. Eccomi arrivata a Spalato, Split, la città di Game of Thrones.
Lakes, clima totalmente diverso, quindi ci godiamo questo bel sole. Tradizione qua a Spalato esprimere un desiderio e toccare questo pollicione. Speriamo che sia vero. Un po' di folklore croato anche qua. E questo è il vicoletto Lasciami passare. A resistere alla tentazione di mettere i piedi a bagno in questo bellissimo mare, nonostante sia quasi novembre. Un po' di camminata dopo tanta città, andiamo verso il parco foresta di Marjan, se così si pronuncia. Vediamo da là un bellissimo panorama e un fantastico tramonto. I piani sono un po' cambiati, oggi devo andare al parco naturale, ma visto il tempo ho deciso di fare una passeggiata per Trogir e adesso scopriamo questo piccolo paesino. Ovviamente con mascherina, con i compagni di ostello siamo andati al punto panoramico per vedere la città di Spalato in fiamme. ¿Y eso qué es? No veo. Creo que es pollo. Vale, la reunimos. No, como una... No. Ah, sí, eso sí, pero creo que... Ah, sí, sí, es todo. No tenemos. E grazie a Anna, una ragazza che abbiamo conosciuto per strada, siamo riusciti a scoprire un pochino tutta la storia e le tradizioni di questo evento. Si riuniscono ogni 10 anni per festeggiare, fanno questo spettacolo di fuochi artificiali e bengala e dopo mangiano e bevono. E se ieri pioveva, oggi c'è un sole che spacca le pietre e quindi vado al Parco Nazionale Kirk, se è così che si pronuncia.
Ciao ciao Split, dopo aver visitato la città bellissima, altre cittadine limitrofe, aver visto spettacoli di fuochi d'artificio e parchi naturali, è giunto il momento di andare verso la prossima tappa. Ci vediamo presto a Dubrovnik. Welcome to King's Landing. Eccomi arrivato a Dubrovnik, forse l'ultima fermata di questo viaggio. Vediamo cosa ci aspetta dopo, chi lo sa. Devo dire che in questa vacanza mi sto dedicando a delle belle passeggiate. Proprio qua a Busanka, sulle colline di Dubrovnik, c'è stato un famoso bombardamento durante la guerra dell'ex Jugoslavia. I residui di una guerra che non è poi così tanto antica. Ecco Dubrovnik dall'alto. King's Landing è proprio là. E che è novembre, però l'acqua è bellissima. Non fare il bagno è proprio un peccato. Salud. Salud. Juntaron una peruana. Qué bien. Estás inmortalizando el muchas momento. gracias. Una peruana y tres argentinos. Probabilmente è l'ultimo giorno che ho per fare un bagno al mare. Queste signore di Dubrovnik ballano, e cantano e bevono qua in spiaggia. Adesso vado lassù. Passeggiatina a Lokrum. E qua ci sono un sacco di peacock. Ed eccoci qua nel punto più alto di Lokrum e da qua c'è questa vista bellissima. E là la nostra adorata Dubrovnik. Dubrovnik è una città affascinante e il suo fascino viene proprio da questi castelli, questi parchi naturali, questo bellissimo mare. Giornata al mare e tramonto con una bella birra sul mare, ovviamente. Bellissima. E domani arrivo a Pula. Chissà come sarà. Questa incertezza, questo dubbio, questa curiosità è sempre molto bello. Sono contenta di aver fatto questo viaggio, anche se sarà più corto di quello che avevo pianificato. In questi tempi bisogna anche saper riconoscere quello che succede attorno a te e decidere di fare un passo indietro. Sono stanchissima. Sono arrivata oggi a Pula da Dubrovnik
più o meno 15 ore di autobus, e quindi adesso vado a fare una passeggiata per sgranchirmi le gambe, però mi sa che stasera vado a letto presto. Come vedete, clima molto diverso. Purtroppo questa è la mia ultima tappa in Croazia. Ho promesso a mia nonna che a Natale ci sarei stata. Il mio viaggio per l'Europa è soltanto in pausa.